Pubblica un video a settimana. Sii costante, non mollare mai. Quante volte abbiamo sentito questi consigli? Sono le stesse identiche frasi che stanno trasformando la nostra passione per YouTube in un lavoro forzato. Oggi la smontiamo. Questa che è la più grande bugia di YouTube e ti svelo cosa serve davvero per crescere senza arrivare a odiare quello che fai. Ti è mai capitato? E domenica sera ti viene quel nodo allo stomaco perché non hai ancora pronto il video della settimana. Quell'ansia sottile che non ti molla, la paura che se salti una sola uscita l'algoritmo si dimenticherà per sempre di te. E così finisce che ti trovi a montare fino alle 3 del mattino, a tagliare sulla qualità e a pubblicare qualcosa tanto solo per rispettare una scadenza che alla fine ti sei dato solo tu. All'inizio, questa storia della costanza ci sembra un patto sacro con il successo. Basta essere costanti e prima o poi la ruota girerà. È una bugia, certo, ma è una bugia che ci serve. Ci dà il coraggio di iniziare, di premere REC per la prima volta. La costanza diventa il nostro scudo emotivo. Ci protegge dalla paura più grande che abbiamo, quella di non essere abbastanza. Abbastanza bravi, abbastanza interessanti, abbastanza unici. Ci raccontiamo che se siamo costanti, allora siamo professionisti. E se siamo professionisti, allora valiamo qualcosa. E non è solo una sensazione, è un'epidemia. Studi recenti mostrano che più della metà dei creator sperimenta il burnout e che quasi 2 su 5, quindi il 37% circa, hanno considerato di abbandonare del tutto la professione. Siamo intrappolati in un ciclo tossico. La pressione di essere costanti ci porta a creare contenuti peggiori. I contenuti di bassa qualità ottengono risultati scarsi e i risultati scarsi ci fanno sentire dei falliti, spingendoci quindi a lavorare ancora di più. È un circolo vizioso che non porta alla crescita, ma solo all'esaurimento. Ed eccoci al cuore del problema, alla grande bugia che ci siamo bevuti tutti. L'idea che l'algoritmo di YouTube sia una specie di divinità stupida che premia la semplice frequenza, che basti offrirgli in sacrificio un video a settimana per placare la sua ira e ottenere in cambio un po' di visibilità. La verità? L'algoritmo non è un ragioniere che spunta le caselline del tuo calendario. L'algoritmo è un matchmaker. Il suo unico ossessivo obiettivo è trovare il video perfetto per lo spettatore perfetto in quel preciso istante, per tenerlo incollato alla piattaforma più a lungo possibile, ovviamente. E come fa a capire se è un video perfetto? Non conta quante volte pubblichi, misura la soddisfazione del pubblico. Le metriche che contano davvero sono i segnali di questa soddisfazione, il click-through rate, CTR, ovvero quante persone cliccano sulla tua miniatura quando la vedono, e soprattutto il tempo di visualizzazione e la percentuale della durata media della visione. Un video debole che hai pubblicato soltanto per essere costanti, che la gente chiude dopo 30 secondi, manda un segnale terribile all'algoritmo. È come se tu gli stessi dicendo: Ehi YouTube, ho appena caricato un video che alla gente farà schifo. E l'algoritmo, che vuole solo spettatori felici, imparerà a non fidarsi di te. Smetterà di proporre non solo quel video, ma forse anche i prossimi. Pubblicare contenuti mediocri con costanza non solo non ti fa crescere, ma danneggia attivamente la reputazione del tuo canale agli occhi del sistema. Pensa a questo: se tu andassi in un ristorante e ti servissero un piatto così così, ci torneresti tutte le settimane solo perché sono costanti? E aprono tutti i giorni? Ovviamente no, ci torni per la qualità, per l'esperienza, per quel piatto che ti ha fatto dire wow. Ecco, l'algoritmo di YouTube non è diverso. Prova a sostituire la parola algoritmo con pubblico, come suggeriscono gli stessi esperti di YouTube, e vedrai che tutto diventa più chiaro. Non stai cercando di fregare un sistema, stai cercando di servire delle persone, e le persone non vogliono più contenuti, ma vogliono contenuti migliori. Quindi, se la costanza cieca è un biglietto di sola andata per il burnout, qual è l'alternativa? Mollare tutto? Ovviamente no. L'alternativa è smettere di lavorare di più e iniziare a lavorare in modo più intelligente. È ora di adottare un nuovo manifesto. La vera chiave non è la costanza di pubblicazione, ma la costanza di qualità e la strategia. Questo approccio si regge su 3 pilastri che spero cambieranno il tuo modo di fare YouTube. Sembra ovvio, ma non lo è. Che cosa vuol dire qualità? Non parlo solo di una bella telecamera o di un audio pulito, quella è la base. La vera qualità è il valore che dai. Un video è di qualità quando risolve un problema,
quando intrattiene in un modo che è solo tuo, quando insegna qualcosa di utile, quando crea una connessione. È 1000 volte meglio pubblicare un video eccellente al mese, un video che la gente vuole rivedere e mandare agli amici, che 4 video mediocri a settimana che vengono dimenticati dopo 30 secondi. Un video eccellente lavora per te per mesi, a volte anni, continuando a portarti visualizzazioni e iscritti. Un video mediocre invece muore dopo poche ore che è nato. Smetti di vederti come un operaio alla catena di montaggio e inizi a pensare come un artigiano. Ogni video è un pezzo unico, merita tempo, cura e la tua piena attenzione. Lavorare in modo intelligente significa uscire dalla modalità emergenza continua. La parola magica qui è batching, ovvero raggruppare le attività. Facciamo un esempio. Invece di ripetere ogni settimana il ciclo del panico, idea, registra, monta, pubblica, dedica dei blocchi di tempo specifici a ogni fase. Facciamo un esempio. Un giorno al mese lo dedichi solo a cercare idee e a scrivere copioni. Un'intera giornata la usi per registrare 3 o 4 video tutti insieme e poi con calma, nei giorni successivi, ti dedichi al montaggio. Questo approccio ti libera dalla tirannia della scadenza settimanale. Ti libera una quantità enorme di spazio mentale e non sei più costantemente con l'acqua alla gola, e questo ti permette di essere più creativo e presente in quello che fai. La pianificazione ti trasforma da pompiere che spegne incendi a architetto che costruisce il suo successo un mattone alla volta. E strategia significa anche analisi. Apri YouTube Analytics, non con la paura di ricevere un brutto voto, ma con la curiosità di un detective. Quali video sono andati meglio e perché? Guarda oltre le views. Quali hanno la percentuale di visione più alta? Quali sono i video che il tuo pubblico ama davvero? Quali argomenti hanno scatenato più commenti? Lì c'è la tua community. Invece di tirare a indovinare, lascia che siano i dati a guidarti. Usa queste informazioni per le tue prossime idee, perché ogni video non è un punto di arrivo, ma un indizio da cui imparare. Questo è forse il punto più controintuitivo, potrei dire, ma anche il più rivoluzionario se ci pensi. Nella nostra cultura della produttività tossica, riposare è da pigri. Ma per chi crea, il riposo è un lavoro. La creatività non è un muscolo da sforzare all'infinito, ma è una sorgente che si prosciuga se non le dai il tempo di riempirsi. Le idee migliori non arrivano fissando uno schermo bianco, ma arrivano sotto la doccia, durante una passeggiata, mentre leggi un libro o parli con un amico. Il burnout non è una medaglia al valore, è la morte della creatività. Programmare delle pause, dei giorni liberi, persino delle intere settimane di stacco, non è un lusso, è un investimento strategico sulla qualità e sulla longevità del tuo canale. Quando ti senti vuoto, la cosa peggiore che puoi fare è forzarti a creare. La cosa migliore invece è staccare, ricaricarti e avere fiducia. La creatività tornerà, ovviamente, più forte di prima magari, perché un creator riposato è un creator creativo, e un creator creativo fa video che le persone vogliono davvero guardare. Quindi, buttiamo via questo vecchio dogma. La costanza non è l'obiettivo, è solo uno strumento, e come ogni strumento va usato con intelligenza e con un po' di compassione verso se stesso. Non sei un fallito se ti senti frustrato o i numeri non esplodono. Sei solo un essere umano che sta cercando di costruire qualcosa di significativo in un mondo incredibilmente affollato. L'obiettivo non è pubblicare di più, ma pubblicare meglio. L'obiettivo non è placare un algoritmo, ma servire un pubblico. L'obiettivo non è correre fino a sfinirsi, ma costruire un percorso sostenibile che ti permetta di continuare a fare ciò che ami per gli anni a venire. E adesso tocca a te. Voglio sentire la tua storia. Raccontami nei commenti che rapporto hai con la costanza. Ti sei mai sentito schiavo del calendario? E qual è la strategia che ti ha aiutato di più a trovare un equilibrio? E se vuoi smettere di correre a vuoto e iniziare a costruire un canale di cui andare fiero, senza sacrificare la tua salute mentale ovviamente, iscriviti al mio canale, perché qui non troverai formule magiche, ma strategie reali per un successo che dura.